Ciao, vediamo insieme come distorcere un'immagine con Photoshop attraverso l'allungamento dei pixel. Ma vediamo nello specifico di cosa si tratta. Abbiamo caricato la nostra immagine nell'area di lavoro. La prima cosa che dobbiamo fare è duplicare il livello sfondo in modo da avere un livello base sempre fisso e un altro su cui lavorare. Possiamo trascinare il livello sfondo bloccato di default sull'iconcina in basso, crea nuovo livello, oppure selezionare il livello sfondo e poi dal menu sopra livello andare a cliccare su duplica livello. Dopodiché selezioniamo lo sfondo copia. Dobbiamo andare a isolare il soggetto nell'immagine in modo da applicare l'effetto soltanto sull'oggetto senza essere influenzati dallo sfondo. Ora, un'accortezza: è bene utilizzare immagini in cui il soggetto principale sia facilmente scontornabile e sul quale quindi poter applicare una selezione in modo semplice e veloce. Sono quindi preferiti gli sfondi neutri come questo, senza dettagli nelle vicinanze del soggetto, in modo da rendere veloce e soprattutto efficace la selezione del protagonista, in questo caso quindi del soggetto centrale della nostra immagine. In questo caso potremo utilizzare una scorciatoia di selezione messa a disposizione da Photoshop che possiamo trovare sul menu seleziona soggetto, oppure potremo applicare le classiche selezioni semplici che Photoshop ci mette a disposizione, prelevabili dal pannellino degli strumenti, come per esempio lo strumento bacchetta magica, o anche selezione rapida con un punto di campionatura che va dai 5 ai 30 pixel. In questo caso, selezionato lo sfondo copia, andiamo sul menu selezione soggetto e automaticamente il programma andrà a selezionare l'oggetto attraverso un calcolo rispetto allo sfondo. Andiamo a perfezionare la selezione. In questo caso vado a selezionare lo strumento selezione rapida con la modalità di sottrazione, la vado ad aggiungere qui nel pannellino dinamico che si trova nella parte superiore e vado quindi a perfezionare queste sbavature di selezione che trovo in alcune zone. Qui vado a fare il contrario, vado ad aggiungere la selezione, quindi dal pannellino dinamico vado ad applicare la modalità aggiunge la selezione. Dove è quindi in eccesso vado a togliere, dove è in difetto vado ad aggiungere, per far rientrare il soggetto completamente nella selezione con tutti i suoi dettagli. Bene, ora che la nostra selezione è attiva e precisa in tutti i dettagli, andiamo a isolare il soggetto, quindi isolando la selezione, portandola su un nuovo livello. Possiamo utilizzare anche una combinazione di tasti da tastiera. Con la selezione attiva e il livello selezionato, possiamo cliccare CTRL o Command più J. Altrimenti avremmo potuto copiare la selezione attiva dal menu modifica copia e incollarla sempre dal menu modifica incolla. Ora, se andiamo a nascondere i livelli sottostanti, vedremo la nostra selezione attiva sullo sfondo trasparente. Dovremo quindi lavorare in questa direzione. Ora andiamo a selezionare lo strumento di selezione rettangolare e andiamo a selezionare nella parte centrale del soggetto una riga di selezione piuttosto sottile e verticale, come in questo caso. Anche qui faremo lo stesso discorso, andremo a isolare questa selezione portandola su un nuovo livello. Utilizziamo nuovamente la combinazione di tasti CTRL o Command J. Ora selezioniamo lo strumento sposta in modo da avere ben chiara la selezione sul livello. Se facciamo un clic sui crocini di questo livello, si apre il relativo pannellino dinamico sulla parte superiore. Andiamo a disattivare chiaramente la catenella che mi permette di attivare un ridimensionamento proporzionale tanto in altezza quanto in larghezza e andiamo a spostare con il cursore che si attiva sulla manina soltanto il campo larghezza in modo da rendere questo livello, frutto della selezione precedente, la famosa riga verticale, molto più largo di quanto era in origine. Possiamo anche chiaramente velocizzare questa operazione andando a inserire semplicemente un valore numerico nel campo larghezza e vedendo appunto live il risultato. Confermiamo sempre dal pannellino dinamico, andiamo a portare il livello appena generato sotto il livello della selezione. A questo punto, con il livello selezionato, andiamo sul menu filtro, distorsione, coordinate polari ed è da qui che andremo ad attivare il cuore pulsante dell'effetto.
Diminuiamo la finestra di anteprima in modo da vedere il nostro effetto, lasciamo appunto settata la voce rettangolare a polare in modo da avere questo effetto di distorsione circolare. Clicchiamo su OK. Ora che abbiamo ottenuto la nostra distorsione la dobbiamo andare ad applicare geograficamente sul soggetto, quindi spostarla nell'area di lavoro in modo da farla coincidere con il movimento del soggetto. Vado a selezionare uno dei crocini, si attiva la modalità rotazione, vado a ruotare quindi la selezione e la trascino nella parte alta, facendo in modo, anche attraverso un ridimensionamento, di farla coincidere con la parte iniziale dell'immagine e la parte finale, o meglio con la parte iniziale del soggetto, in questo caso il dito centrale della mano che si trova nella parte alta, e la parte finale del soggetto che in questo caso possiamo considerarla come il pollice del piede che si trova nella parte bassa. Il resto è in eccesso e lo andremo adesso a eliminare. Diamo l'ok sempre dal pannellino dinamico, selezioniamo lo strumento selezione laggio poligonale con la distorsione, il livello della distorsione sempre attivo, andiamo ad effettuare una selezione passando attraverso il soggetto che va a tagliare, quindi eliminare la parte in eccesso della distorsione. Una volta selezionata premiamo il tasto Canc da tastiera, poi CTRL o Command D oppure dal menu selezione deseleziona. Ora con lo strumento sposta andiamo a selezionare entrambi i livelli, sia quello del soggetto sia quello della distorsione. Per selezionarli entrambi andremo a cliccare la combinazione di tasti CTRL o Command e clic. Dopodiché spostiamo più al centro la nostra figura ed ecco ottenuto il nostro effetto. Ora possiamo salvare, quindi esportare questa immagine conservando lo sfondo trasparente in formato PNG. Se la nostra immagine è destinata ad un utilizzo per il web, possiamo utilizzare la combinazione File, Esporta, Salva per web versione precedente. In questo caso potremmo andare a selezionare da questo menu a tendina il formato PNG 24 che ci consente di mantenere la trasparenza al massimo della qualità possibile. Dopodiché possiamo andare eventualmente a ridimensionare l'immagine in base a quelle che sono le nostre esigenze e all'obiettivo finale che è appunto in questo caso esportare l'immagine e portarla su un file per il web che potrebbe essere una pagina web. Dopodiché clicchiamo su Salva. Oppure in alternativa potremmo andare su File, Salva con nome e andare ad associare il formato PNG. In questo modo possiamo andare a utilizzare l'immagine senza sfondo con l'effetto applicato e già associato e lavorato su una qualsiasi altra grafica personalizzata sulla quale stiamo lavorando. Se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!